Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi ci addentriamo nell'MCU con una serie che negli ultimi tempi sta tornando in auge e vi spiegherò perché. Era il 2017 e dopo la sua apparizione nella seconda stagione di Daredevil, Frank Castle approda su Netflix con una serie a lui dedicata. Faccio una piccola premessa. Se siete persone con lo stomaco sensibile e avete una tolleranza per il sangue a schizzo sui muri abbastanza scarsa, forse The Punisher non è la serie che fa per voi. Va a toccare corde molto profonde sia a livello psicologico che a livello fisico. Se invece amate l'universo Marvel, la vista del sangue non vi disturba e vi piace il suono delle armi da fuoco, direi che siete nel posto giusto. Frank Castle è un ex marine che, dopo la tragica morte della sua intera famiglia, si ritira in una vita di solitudine, tormentato dai suoi fantasmi, dal dolore e dal trauma vissuto durante la guerra. Cerca di tenere un profilo basso, finché qualcosa nella sua quotidianità si smuove e apre una nuova finestra. A questo punto Frank ha la possibilità di scoprire chi c'è veramente dietro all'omicidio della sua famiglia e può fargliela pagare, punendoli. Così nasce il punitore. The Punisher, appunto. Nel corso della prima stagione scopriamo il passato di Frank con più dettagli rispetto a quello che avevamo solamente intravisto nella seconda stagione di Daredevil. Troviamo un personaggio sfaccettato, il cui dolore è profondo ed è il suo moto principale. È quello che lo fa alzare dal letto ogni mattina, per intenderci. Un dolore forte che gli ricorda quello che ha perso, ma anche quello che potrebbe ancora perdere. Motivo per cui fa fatica ad accettare l'affetto delle persone e a lasciare che le persone si avvicinino a lui. The Punisher non è soltanto una serie in cui si mostra la violenza nuda e cruda, in cui si spara e ci si prende a cazzotti. È una serie in cui la componente emotiva è al centro di tutto e ci dimostra come le nostre emozioni facciano girare il nostro intero mondo. Jon Bernthal è il Frank Castle perfetto. Incarna magistralmente tutto ciò che è il punitore, senza pietà verso i suoi nemici, ma con un lato tenero che mostra soltanto a poche persone, che a volte fanno anche fatica a rendersi conto di alcuni suoi momenti di gentilezza. Alcune menzioni speciali vanno anche a Paul Schultz nei panni di William Rawlins e vi assicuro che non troverete un personaggio più detestabile in tutta la serie nemmeno cercandolo con una lente di ingrandimento. Poi troviamo Ebon Moss-Backrack che interpreta David Lieberman, un ex analista delle NSA che stringerà un legame molto forte con Frank e sarà una delle poche persone su cui lui potrà contare. In ultimo troviamo Ben Barnes nei panni di Billy Russo e di lui non posso dire molto oppure verremmo seppelliti dallo spoiler, ma quelli che già conoscono The Punisher e i personaggi che a lui girano attorno nei fumetti potranno concordare con me sul fatto che è un personaggio molto interessante. La prima stagione mi ha emozionata tantissimo e ho seguito la seconda con lo stesso entusiasmo. Purtroppo però è successo quello che capita a molte serie. La seconda stagione zoppica. I personaggi non sono trattati con la medesima cura, alcune trovate narrative non mi hanno convinta del tutto e proprio i personaggi principali li ho trovati semplicemente delle ombre rispetto a quelli che erano nella prima stagione. Frank stesso l'ho visto un po' svogliato, passatemi il termine, e avrei gradito un po' più di freschezza. Nel complesso questa seconda stagione è stata un po' confusionaria e non troppo originale. Voto personale 7,5, faccio una media tra la prima e la seconda stagione. Ma perché parlo di The Punisher? Perché sembra essere ufficiale il ritorno del punitore nella nuova serie Daredevil Born Again. Dovrebbe essere composta da circa 18 episodi e potrebbe fare la sua comparsa su Disney Plus nella primavera del 2024. In ogni caso, vi terremo aggiornati su eventuali notizie. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di iscrivervi a Wikos e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta questa serie, se l'avete vista o se invece ancora no. Un saluto a tutti dalla vostra Queen of Mischief e ci vediamo al prossimo video.